mi presento, il mio nome è Francesco Facchini, come avrete constatato sono un educatore cinofilo. Siamo qui per parlare educazione sì o educazione no, ossia l'addestramento. Che vantaggi comporta nella vita quotidiana? Oggi sono qua per fare un po' di chiarezza, perché ci sono un sacco c'è un sacco di confusione sull'argomento e io vorrei innanzitutto fare un po' di chiarezza. Innanzitutto vi dico chi sono. Io ho iniziato a fare l'educatore cinofilo ormai da qualche anno. Sono nato e cresciuto in mezzo ai cani, ho sempre avuto cani, ho sempre avuto modo quindi di osservarne i comportamenti, finché un giorno, quasi per caso, ho scoperto dei video che mi hanno aperto la mente. Ho letto dei libri, insomma, e da lì è iniziato il mio percorso ormai 10-11 anni fa. Vi posso dire una cosa, amare gli animali non basta, e aver sempre avuto animali e cani non basta neanche quello. Quello che è fondamentale è la conoscenza, signori. Rende tutto possibile, il metodo rende tutto possibile. Io non dico che c'è un metodo che sia uno che funziona, dico che però è possibile ottenere dei risultati se si fanno le cose giuste. Noi siamo abituati a scene come queste. O questa. A noi sembrano normali. Innanzitutto parliamo di cos'è normale, che cosa non lo è. Normale è ciò a cui noi siamo abituati. È normale per noi vedere due cani maschi che si azzuffano, è normale vedere un cane che non viene al richiamo e che si fa i fatti suoi se incontra qualcosa che gli piace nella lontananza, ma quello che vi voglio dire è che per quanto possa essere normale, non è giusto. Cosa intendo dire? Spesso noi pensiamo che il cane sia felice quando è libero, in assenza di regole, e può correre, può fare quello che gli pare. Però allo stesso tempo vogliamo che sia obbediente, perché, esempio molto molto facile, se il nostro cane non torna a richiamo attraverso la strada, noi perdiamo il nostro amico. Perché questo è un nostro amico, il cane. Il cane è stato selezionato per migliaia di anni dall'uomo e quindi si è sviluppato presso i villaggi dell'uomo. Ci sono varie teorie al riguardo, non si può sapere con certezza. Quello che possiamo sapere è quello che vediamo oggi. Noi oggi viviamo a stretto contatto con i nostri animali, però quello che vedo è che spesso non sappiamo come ottenere ciò che vogliamo da loro. E quindi le risposte che sento più spesso sono ma lui non capisce, ma lui vuol fare questo, ma lui è stupido, eccetera eccetera. In realtà dobbiamo capire che essendo il cane risultato dell'uomo o dell'interazione con l'uomo, è responsabilità nostra, dato che il cane vive nella nostra società, spiegare al cane cosa è giusto e cosa è sbagliato. Cosa manca? Manca il metodo, appunto, manca il sistema. Noi non sappiamo come fare per far capire al nostro cane cosa è giusto e cosa è sbagliato. Noi ci sprechiamo parole, utilizziamo molto parole che spesso il nostro cane non capisce, perché purtroppo il suo linguaggio non è l'italiano, non è l'inglese, non è il francese, non è nessuna lingua del mondo. Loro fanno associazioni. Associazioni. Cosa significa? Tutti voi avrete notato che andiamo fuori e il cane si eccita. Perché? Perché associa il fatto che dopo questa frase noi usciamo e andiamo a divertirci, giusto? A divertirci, a fare una passeggiata, insomma, sto povera bestia sta a casa tutto il giorno, 10-20 minuti, un'ora, 2 ore di passeggiata, anche se ci pensate, anche un cane che stesse fuori 5 ore al giorno, 19 le passa a casa. Giusto per farvi capire. Quali sono i problemi più frequenti col nostro cane? Tirare a guinzaglio, non rispondere al richiamo, zuffe in area cani, abbaiare, abbaiare, abbaiare. Queste sono le cose più frequenti, e poi si va avanti fino a disturbi seri come mordere bambini, mordere persone, eccetera eccetera eccetera. La lista è bella lunga, ragazzi. Con questo video io voglio far chiarezza. Dunque, partiamo dal titolo. Quali sono i vantaggi dell'educazione? Spesso sento dire ma poveri cani, quello lì pretende troppo,
quello lì che dà ordini al proprio cane, che vieni qua e fai questo e fai quello, eccetera, eccetera. Ma ragazzi, quello che dovete capire è che il cane ha bisogno di cooperare con l'uomo. Il cane ha bisogno di un padrone che gli faccia sentire che c'è lui, che ci pensa lui, e il cane non deve assumersi responsabilità. È questa la cosa, il cane deve sentire che il proprio padrone sa quello che fa e soprattutto è lui il direttore d'orchestra. Noi siamo i direttori d'orchestra dei nostri animali, perché non dico che noi dobbiamo esserlo per una questione, non so, di ideologia. Non è un'ideologia, è semplicemente il fatto che il cane, appunto, come ho detto precedentemente, vive nella nostra società. Quindi se noi non siamo in grado di abituarlo a qualsiasi cosa appartenga a questa società, ossia le automobili, i bambini, le biciclette, qualsiasi cosa, i semafori, la strada, il nostro cane sbarella. Quello che noi vediamo quando i cani abbaiano alle macchine, abbaiano alla gente che corre, sono aggressivi, è il risultato di un rapporto sbagliato. Mi spiace ragazzi, perché molti di voi probabilmente hanno questi problemi, ma parte tutto dal rapporto sbagliato col proprietario. Qual è il giusto rapporto da avere col nostro cane? Beh, è un rapporto innanzitutto comunicativo. Cosa significa? Io devo imparare un metodo che mi consenta di spiegare al mio cane qual è il comportamento giusto in ogni situazione, facendogli fare associazioni felici. Qualora l'associazione fosse negativa, il cane inizierà a sbarellare, come ho detto precedentemente. Generalmente il rapporto cane-padrone si riduce alle sgridate e ai no, e questo fa solamente sì che il nostro cane si allontani da noi. Il metodo che io propongo, e non lo propongo io perché me lo sono inventato io, è un metodo che esiste, è il metodo gentile o naturale. Si basa sul far fare associazioni positive al nostro cane. Associazioni positive. Voi dovete capire che, come coi bambini, se noi non educhiamo il cane, otterremo dei risultati parecchio brutti, parecchio brutti. Quindi l'educazione serve, è un po' come dire mando mio figlio a scuola o non mando mio figlio a scuola, gli spiego cosa è giusto, gli spiego cosa è sbagliato, oppure lo meno e basta. Avete capito? Altra cosa fraintesissima, io gioco tanto con i miei cani, gli ho insegnato tante cose che viste dall'esterno possono sembrare inutili, cioè il cane che ti dà il 5 ti salta sulla schiena, che funzionalità nella vita quotidiana? Nessuna! Ma che cosa succede? Mentre io gli spiego e lo faccio giocare e lo faccio divertire, gli spiego cose anche inutili, perché dare un comando resta, stai fermo è una cosa utile, perché significa che il cane è sotto controllo e non mi va a finire nei casini, ma fargli dare il 5 o farlo girare su se stesso, fargli fare i salti e prendere il frisbee, voi direte, vabbè, a cosa serve? Serve proprio a instaurare un rapporto tra cane e padrone nel quale noi ci poniamo come suo maestro. Automaticamente il cane ci vedrà come un punto di riferimento. A me non piace dire il capobranco, il leader casomai, ma il fatto è che il cane deve vederci come una guida. Una guida perché in questo mondo, se noi lo lasciamo libero di fare associazioni, 90 su 100 farà quelle sbagliate. Faccio un esempio: se io al mio bambino do un piatto di pasta asciutta e di fianco una busta di caramelle, che cosa sceglierà? Le caramelle. Ma gli fa bene? No, eppure io gli ho lasciato libertà, certo, però il compito del genitore o dell'educatore è quello di far sì che il nostro figlio cresca bene, non deve essere un disadattato. Un'altra cosa che spesso succede è, sai, come il mio cane è molto molto bravo, però se vede un bambino con la palla, però se vede un altro maschio, però. Questo però non esiste. È come se io dicessi mio figlio è molto bravo, però quando vede un altro maschio vorrebbe ucciderlo. Quando vede due bambini che giocano a palla inizia ad avere degli scleri e non capisce più niente. Questo non va bene, ragazzi, per due ragioni. Una, perché la nostra vita poi diventa esasperante. Io ho avuto cani fuori controllo nella mia vita precedentemente, e vi posso assicurare che non è un bel quieto vivere. E secondo, il nostro cane che manifesta
certi sintomi come abbaiare, 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 essere iperattivo, avere paure estreme, eccetera, eccetera, non sta bene. Non sta bene, non è un cane felice. Quindi ragazzi, il cane non è felice in assenza di regole, il cane è felice con un insegnante che gli dice questo è giusto, questo è sbagliato e premia sempre i comportamenti giusti. Lasciate un like se vi è piaciuto il video e se pensate che vi sia servito. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e ci vediamo alla prossima. Ciao!